Oggi abbiamo fatto una ricetta sfiziosissima per la cena, il petto di pollo farcito, e vi facciamo vedere quanto è facile in soli 15 minuti ottenere un petto di pollo diverso dal solito. Vediamo la ricetta. Vedete, è croccante, dorato ed è all'interno filante. Piace un sacco anche ai bimbi. Eccolo qui, spero si veda dal video che è venuto tenerissimo il pollo, vedete si taglia proprio come il burro e non è secco per niente. Eccolo qui, vedete l'interno. Gli ingredienti per fare un petto di pollo gustoso sono 750 g di petto di pollo, 300 g di spinaci, 250 g di formaggio filante, 2 uova piccole, circa 100 g di pangrattato, circa 100 g di farina. Per condire utilizziamo sale, olio di oliva e pepe. Mettiamo a cuocere gli spinaci, come al solito, se ci seguite lo sapete, li facciamo senza acqua, abbiamo acceso la fiamma e si mette poco sale perché gli spinaci assorbono moltissimo sale, vi possono venire troppo salati. Li mettiamo tutti in una pentola, poi vedrete che si riducono tantissimo. Un pizzico di sale e chiudiamo con il coperchio. La fiamma è media. Ogni tanto mescoliamo. Dopo 7 minuti li possiamo scolare. Lasciamo intiepidire gli spinaci. Grattugiamo il formaggio. Togliamo l'acqua in eccesso dagli spinaci. Come vedete sono davvero pochissimi passaggi, è una ricetta veramente velocissima. E ci mettiamo un po' di olio. Tagliuzziamo gli spinaci, vedete, piccoli piccoli. A questo punto sbattiamo le uova. Vi stiamo facendo vedere come fare un petto di pollo gustoso e non il solito petto di pollo secco e stopposo, perché quello è il rischio quando si fa il petto di pollo. Quindi vedrete che con questi ingredienti vi verrà bello succoso, saporito, e poi ci vuole pochissimo tempo per fare un petto di pollo non troppo banale. Questa ricetta poi potete scegliere se cuocerla in forno oppure friggere il petto di pollo, sta a voi decidere. Noi, siccome questa ricetta la facciamo in settimana per la sera, preferiamo non friggere. Aggiungiamo nelle uova un pizzico di sale e un pizzico di pepe. Ovviamente se fate questa ricetta anche per i bambini, evitate il pepe. Preriscaldiamo il forno 200 gradi statico. Dal macellaio noi ce li siamo fatti tagliare già così, vedete sono petti di pollo tagliati come se fossero delle tasche in modo da farcirli facilmente. È una cosa che potreste fare voi, ma è meglio comprarlo direttamente così risparmiate anche tempo e poi ve lo fa benissimo il macellaio. Quindi adesso vi facciamo vedere come farciamo il tutto. Mettiamo un pizzichino di sale da un lato e dall'altro. Mettiamo un goccino di olio all'interno della tasca. Stiamo mischiando formaggio e spinaci, ossia il ripieno del nostro petto di pollo farcito. Come vedete poi alla fine risulterà una cena molto consistente tra ripieno, il petto di pollo e una tasca, quindi questa è una cena per 5-6 persone.
una cena per tutta la famiglia. Una cena consistente e veloce e soprattutto non noiosa, il solito petto di pollo fatto in padella, un po' triste, che magari si può mangiare se si è a dieta, però per fare una cena consistente e gustosa, questa è la nostra versione del petto di pollo. Nel fondo stiamo mettendo un cucchiaio di formaggio circa, quindi cominciamo dal formaggio. E adesso stiamo mettendo invece gli spinaci che abbiamo mischiato con il formaggio grattugiato. Vi stiamo facendo vedere questa ricetta perché ci avete chiesto delle idee di cene da preparare velocemente la sera e in descrizione trovate circa 40 idee di cene da preparare velocemente. Si tratta di cene tradizionali che richiedono un po' più di impegno oppure cene veloci esattamente come questa. Una volta farciti i petti di pollo li passiamo prima nella farina. Poi nell'uovo e infine nel pangrattato, quindi facciamo una bella panatura in modo che poi il petto di pollo venga bello croccante e dorato, un po' come i cordon bleu di pollo. Questo renderà il pollo veramente squisito. Ogni volta che c'è una crosticina, una doratura, la ricetta in genere è sempre spettacolare. Abbiamo messo la carta da forno in una teglia e ci mettiamo anche l'olio. E ci mettiamo il primo petto di pollo. E ripetiamo la procedura per il secondo petto di pollo, quindi farina, uovo e un bel po' di pangrattato. E lo mettiamo nella teglia. E procediamo anche con il terzo. E anche l'ultimo è pronto. Ci abbiamo messo in totale circa 15 minuti a preparare tutto. Un filo d'olio sopra. Il petto di pollo è pronto ad andare in forno, 200 gradi, statico. Dopo 30 minuti il nostro petto di pollo è pronto, lo possiamo sfornare. Ed eccolo qui il nostro petto di pollo, vedete come è venuto bene. Se questa ricetta vi è piaciuta, come al solito fatecelo sapere nei commenti. Se rifate il nostro petto di pollo, taggateci su Instagram, mandateci le vostre foto su Facebook, che ormai è diventato un gruppo attivissimo dove ci mandate sempre le foto delle nostre ricette rifatte da voi. Sul nostro sito www.cucinageek.it trovate tutta la ricetta con molti suggerimenti per non far venire il petto di pollo secco, stopposo, ma succoso e fare una ricetta sfiziosa.
Ovviamente adesso la parte più importante: iscrivetevi al canale YouTube, dovete cliccare sulla campanella in basso a destra in modo da ricevere le notifiche tutte le volte che facciamo una nuova ricetta. Alla prossima ricetta, ciao!